Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro una pochette leggermente diversa dal solito, nel senso che ho utilizzato una chiusura a scatto che ancora non avevo avuto l'occasione di potervi mostrare. Tutti i materiali che vi mostrerò in video li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre tantissime cose in arrivo e tantissime novità. Questa pochette è molto semplice, il punto impiegato è semplicemente il punto basso, con un occhio poi particolare per poter inserire questa click clack che è a scomparsa, e si può anche appunto portare in questa maniera. Per cui iniziamo subito il nostro tutorial. Tutti i materiali che vi mostro adesso in video li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove potrete trovare, oltre a ciò che io vi illustrerò, tantissime altre cose. Per questo progetto ci servirà una base 25x10 rettangolare color vinaccio, una chiusura della stessa misura, chiusura a molla, che poi non vedremo più perché ci andremo a lavorare attorno, e come cordino questo cordino color vinaccio. Ne servirà circa una rocca. Come uncinetto utilizzerò sia per il primo giro che per tutto il resto della lavorazione l'uncinetto numero 4. Iniziamo subito il nostro tutorial. Iniziamo subito con la nostra lavorazione. Ovviamente cappietto, e cominciamo dal foro centrale del lato corto ovviamente e facciamo 2 punti bassi per ogni foro disponibile, ad eccezione degli angoli che adesso vi farò vedere cosa fare. Quindi 2 punti bassi anche qui, arrivato all'angolo 2 punti bassi, 1 e 2, una catenella e altri 2 punti bassi, e così procediamo. Continuiamo sempre con 2 punti bassi su tutti gli altri fori che avremo lungo il nostro perimetro, per cui ad eccezione degli angoli dove faremo 2 punti bassi, una catenella e 2 punti bassi, il resto saranno 2 punti bassi per ogni foro, per cui ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Completato il primo giro, adesso chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto, catenella. Adesso faremo tutto un giro di punto basso, ormai non si fanno più aumenti a parte i 4 che abbiamo effettuato sugli angoli, e lavoreremo come di consueto il secondo giro in costa, quindi prendendo soltanto la costa dietro, esattamente in questa maniera. Così è come creare una sorta di cornicetta, e ci rivediamo a questo punto. Ho completato il mio giro in costa. Normalmente noi dobbiamo chiudere a punto bassissimo, invece farò anche per questa pochettina come quella del video precedente, andrò a fare lavorazione a spirale, per cui il giro verrà chiuso solamente nel momento in cui avremo raggiunto la nostra altezza di circa 20 cm, per cui non lavoreremo più in costa, ma iniziamo dal primo punto con dei punti bassi, senza più fare aumenti, in maniera tale che la borsa salirà dritta, per cui ci apparirà in questa maniera. Gli angoli sono venuti perfetti per ciò che dobbiamo realizzare, eccolo, per cui a questo punto ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza desiderata, che sarà intorno ai 20 cm, per poi poter iniziare la lavorazione per inserire la nostra click clack. Abbiamo completato la prima parte della nostra borsa. Io ho raggiunto 18 cm di altezza, ho diviso la borsa esattamente a metà e ho messo questi marcapunti e ho creato la parte dove andremo poi a cucire all'interno la nostra chiusura. Io adesso vi faccio vedere nel dettaglio, ma già vi annuncio che qui dove ho messo il marcapunti ho lasciato un punto libero,
ho creato la mia riga, ho lasciato un altro punto libero e non ho fatto altro che fare giri di andata e ritorno per un totale di 10 righe. Adesso lo facciamo insieme. Cappiettino, qui c'è il nostro marcapunti, lasciamo un punto libero e andiamo in quello successivo e andiamo a creare punti bassi. Arriveremo a quest'altro punto, questo si lascia libero e arriveremo in questo punto esatto e faremo 10 giri esatto, quindi di andata e ritorno per essere uguale a questa, e poi vi farò vedere come cucire questa parte qui. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa seconda parte. Ho effettuato il primo lato, la cucitura. Adesso vi mostro nel dettaglio come procedere. Intanto ho cambiato uncinetto per rendere la cucitura un po' più stretta, sono scesa all'uncinetto 3.5. Allora, vedete qui bisogna continuare sulla stessa riga, inserirci sul primo punto, prendiamo il punto da quest'altra parte, passiamo sotto e con dei punti bassissimi facciamo la cucitura. Andiamo a prendere i punti, questa riga qui, tiriamo il filo e procediamo con punti bassissimi. Nel punto successivo andiamo a controllare. È molto semplice, bisogna semplicemente stare attenti e seguire la stessa linea e prendere anche questa parte qui. Questo sarà l'effetto della nostra cucitura ben fissata, per cui ci rivediamo non appena siamo arrivati a questo punto. Anche questo progetto è completo. Abbiamo cucito entrambi i laterali, vedete? Gli dà anche una sorta di rifinitura. Ed eccola, anche molto semplice da indossare. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi se avete dei dubbi su come si può inserire questa particolare chiusura o qualsiasi altra cosa. Se vi va, mettete il pollice in su e iscrivetevi al mio canale, e vi ricordo ancora una volta di andare sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete, oltre come al solito a ciò che vi mostro in video, tantissime altre novità. Ci vediamo alla mia prossima creazione.